E finalmente sono riuscito a comprare il mio avvitatore agricolo, avvitatore ricaricabile da 12 volt che la volta precedente mi era scappato, questa volta invece ci sono riuscito. Quindi fra qualche giorno dovrebbe arrivare la recensione. Oggi invece guardiamo il volantino delle uscite Parkside da giorno 22 agosto 2022. Questo è infatti il volantino con le uscite comprese fra il 22 e il 28 agosto 2022. Vediamo cosa troveremo al suo interno, leggiamo tutte le varie didascalie. Di quello che già possiedo e già ho provato vi darò le mie impressioni. Però voglio pure ricordarvi di iscrivervi al canale, perché con alcune aziende ci stiamo organizzando per riuscire a farvi dei regali di fai da te, di incisori laser, di stampanti 3D eccetera. Quindi iscrivetevi se volete partecipare a questi sorteggi, perché in futuro ancora non so quando, perché queste cose devono seguire un iter ben preciso, c'è tutta una burocrazia dietro, ma in futuro ho in previsione di fare queste cose. Iscrivetevi a prescindere se il mio canale vi piace. Adesso iniziamo e vediamo quello che troviamo. E allora, il primo articolo che troviamo in alto a sinistra di pagina 18 è la saldatrice multiprocesso nuovo modello. Questo tipo di saldatrice ci permette di ottenere delle saldature con diversi tipi di funzionamento, quindi può saldare sia con il filo continuo, sia filo pieno, quindi il filo animato, che il filo utilizzando il gas. Poi possiamo utilizzare anche l'elettrodo, quindi la classica saldatura MMA e la saldatura a TIG. Rispetto al modello precedente, questa ha delle differenze già sul pannello nella parte frontale, perché la precedente aveva dei tastini che ci permettevano di ottenere un'impostazione tramite la pressione appunto di alcuni tasti e l'accensione di alcuni LED. In questo caso abbiamo delle manopole. Sono delle manopole che appunto ci servono a regolare i vari parametri, e anche sinergica, quindi potrebbe fare anche tutte cose in automatico in base all'impostazione che decidiamo. Con questa possiamo regolare il voltaggio, con questa invece gli ampere. La sinergica invece faceva praticamente tutto in automatico. Come vi ho detto, può avere 4 processi di saldatura, quelli che vi ho elencato poco fa. Guardiamo anche la didascalia, quindi saldatrice multiprocesso con indicazione digitale della corrente di saldatura e tensione. In dotazione troveremo un porta elettrodo con 2 metri di cavo, 5 elettrodi di saldatura con diametri differenti, un bruciatore, quindi la torcia per il MIG che va bene anche per il filo animato, 200 grammi di filo d'acciaio e 200 grammi di filo massiccio di alluminio, perché questa saldatrice ci dà la possibilità tramite un'impostazione specifica di saldare anche l'alluminio. Ci saranno anche 4 ugelli di ricambio con diversi diametri e una visiera per la saldatura più un martello per rimuovere le scorie, dotato anche di spazzola. Però non si tratta di maschera autooscurante, che però troveremo in vendita lo stesso giorno ed è un modello nuovo di cui adesso parleremo. Parliamo anche delle caratteristiche tecniche riguardanti le impostazioni degli amperaggi. Quindi con la saldatura MMA potremo lavorare con un amperaggio che va da 30 fino a 140 ampere, invece con il MIG possiamo lavorare da 50 fino a 160 ampere e per quanto riguarda il TIG potremo lavorare da 30 fino a 200 ampere. Una saldatrice che effettivamente ci offre tante possibilità di gestione di potenza e quindi di lavorare su diversi spessori. Io ho provato il modello precedente, nel quale tra l'altro, non so se vi ricordate, ho commesso un errore perché avevo collegato male i vari connettori, quindi andate a guardare anche quel video, perché proprio dall'errore che ho commesso potrebbe esservi utile per non commettere lo stesso errore. Comunque sia, la saldatrice ha lavorato bene, sempre però per un utilizzo amatoriale, domestico, piccoli lavoretti all'interno del garage. Sicuramente per un'officina sono necessarie macchine che abbiano prestazioni molto più elevate. Più in basso invece troviamo un paranco sollevatore con freno automatico per la sicurezza del carico e cavo in acciaio a prova di torsione, un ulteriore gancio con rullo di inversione integrato per raddoppiare la forza portante. Ovviamente utilizzando questo tipo di gancio si invertiranno la velocità, insomma le potenze. Ora guarderemo anche questo dettaglio. Sarà presente anche un interruttore di sicurezza con un pulsante di arresto di emergenza, 2 staffe per il montaggio su tubo a sezione rettangolare oppure su braccio inclinabile a sezione rettangolare con 500 watt di potenza. Ora guardiamo quindi le varie caratteristiche tecniche e vedrete, come vi dicevo, che in base all'utilizzo o meno del rullo di inversione le caratteristiche cambiano, si raddoppiano oppure si dimezzano. Forza portante al massimo con il rullo di inversione 250 kg, senza il rullo di inversione invece si dimezza a 125 kg. L'altezza di sollevamento si ridurrà a 6 metri con il rullo di inversione, senza il rullo di inversione invece sarà 12 metri. La velocità di sollevamento la stessa cosa, passa da 4 fino a 8 metri con oppure senza il rullo, e il prezzo questa volta sarà ribassato di 10 euro, infatti costava 89 euro e lo troveremo a 79 euro. Da quest'altra parte invece troviamo la maschera automatica da saldatore, che
che non è la stessa che abbiamo visto finora. Questa infatti è True Color, ha un filtro particolare che permette di vedere attraverso il vetro autooscurante a colori, diversamente dalle solite maschere che abbiamo visto finora, soprattutto quelle della Parkside, che ci davano la possibilità di vedere con un verdino scuro, che poi all'accensione dell'arco di saldatura diventava completamente oscurato, permettendoci solamente di vedere il bagno di fusione. In questo caso riusciamo a vedere a colori già dall'inizio, e poi oscurandosi vedremo in modo più chiaro rispetto a come si vede con l'altra maschera, ma sempre filtrando per bene i raggi dannosi della saldatura, e quindi una maschera che ci permette di lavorare con molta più comodità, perché riusciamo a vedere bene dove sono posizionati i vari pezzi, prendere eventuali misure, insomma praticamente è come se si indossasse quasi degli occhiali da sole. Ha una sensibilità e un tempo di illuminazione regolabile da 0,1 fino a 0,8 secondi, invece il tempo di oscuramento è molto veloce perché 0,0003 secondi ed è a norma EN 379. Il livello di protezione DIN è regolabile con 2 step da 5 a 9 oppure da 9 a 13 e la protezione UV IR è DIN 16. Da questa didascalia possiamo leggere qualche altra caratteristica, quindi campo visivo 9,6 x 9,3 cm, larghezza per altezza, quindi praticamente quasi un quadrato perfetto. Adatta pure alle saldature con il TIG anche a bassa tensione a partire da 10 A, quindi molto sensibile, e si attiva anche con un arco di saldatura che non è eccessivo, quindi sembrerebbe almeno sulla carta un ottimo prodotto, e viene alimentata da delle batterie a bottone e da un piccolo pannellino solare, e secondo me a questo prezzo, almeno ripeto per quello che c'è scritto sulla carta, sembra un ottimo prodotto, e anche esteticamente devo ammettere che è molto gradevole. Poi sulla destra troviamo una molatrice da banco a 39 euro. Questa molatrice ve l'ho già recensita, come vi ho detto anche durante la recensione e la lettura degli altri volantini. Purtroppo mi ha deluso perché i modelli che ho provato io hanno presentato alcuni problemi, ma c'è gente che comunque l'ha acquistata e si è trovata bene. Nella mia erano presenti purtroppo alcuni difetti, perché uno dei due dischi per esempio era ovale, questo per l'esattezza, che è quello che lavora a bagno, e questo invece che lavora a secco, se ricordo bene, funzionava bene, però il primo modello ha avuto difficoltà ad avviarsi, l'ho sostituita, anche il secondo poi mi ha dato problemi. Però ripeto, sono dei modelli che risalgono almeno 2-3 anni fa, spero, penso, ipotizzo che abbiano sistemato questi problemi, quindi i nuovi modelli dovrebbero andare bene. Da questa parte quindi troviamo la mola a umido che lavora con questa vaschetta piena di acqua e avrà una rotazione lenta con un recipiente anticorrosione per l'acqua e un foro di scarico nella parte bassa. Invece la mola a secco ha rotazione veloce con una protezione antiscintille trasparente e regolabile sulla parte superiore. Guardiamo anche le caratteristiche tecniche: potenza allacciata 250 watt. Il numero di giri della mola a umido sarà di 129,5 giri, invece quella a secco girerà 2980 giri al minuto. Ideale per la lavorazione di metallo, di plastica, di utensili, attrezzature da taglio oppure di lama, con supporto regolabile senza attrezzi. Si riferisce al supportino dove si appoggia il pezzo durante la lavorazione. Più in basso invece troviamo, sempre riferito all'ambito della saldatura, dei magneti o doppio magnete oppure il magnete classico, quello triangolare. Costeranno 5,99 euro alla confezione, e avendovi recensiti lascerò il link nel primo commento della descrizione, sia di questo prodotto, della mola, della saldatrice, insomma anche della maschera, anche se è un modello differente, di tutto ciò che ho provato, in modo da poter vedere comunque le mie opinioni e i vari test. Comunque sia, hanno una buona forza, forse addirittura in alcuni punti un po' eccessiva. Questo triangolare ha una forza di 8 kg, questo invece ben 20 kg, in certi casi potrebbe risultare pure fastidioso. Comunque sia, funzionano bene. E più in basso invece un set di pinze regolabili autobloccante composto da 3 pezzi. Troveremo quindi la classica pinza per saldatura che ci permette di tenere fermi i pezzi da saldare, ma non solo. Io l'ho utilizzata anche per pezzi da incollare, insomma si può utilizzare anche per tenere fermi i pezzi fra di loro per poterci lavorare comodamente. La classica pinza standard con un'apertura di circa 180 mm e una pinza a becchi lunghi. Tutto il set costerà 8,99 euro, quindi sono comunque delle pinze che costano circa 3 euro ciascuno. Sono di piccole dimensioni, non immaginatevi di avere fra le mani chissà che cosa, però durante la saldatura o comunque durante tantissimi tipi di lavori tornano molto utili. Addirittura questa qua, la pinza standard, può essere utilizzata per stringere barre filettate, per svitare dei dadi che sono difficili da svitare e in tantissime altre situazioni. Quindi eventualmente andate a guardare pure la recensione in cui faccio alcuni esempi. Il materiale da cui sono formati è acciaio al carbonio e sono effettivamente, ripeto, dei buoni prodotti. In alto troviamo invece la smerigliatrice angolare che ritorna, è uscita da pochissimo, costerà
costerà 55 euro, è a corrente elettrica e avrà il disco da 230 mm. Avrà l'impugnatura regolabile su 3 posizioni differenti, basterà quindi svitare l'impugnatura e scegliere la filettatura in base all'utilizzo che dobbiamo farne. Il numero di giri nominale sarà di 6500 al minuto, ovviamente più basso come numero di giri rispetto alle smerigliatrici che hanno il disco da 125 oppure 115 mm, perché aumenta il diametro e dimezza la velocità. In dotazione verrà data anche la chiave di montaggio per poter svitare il dado a 2 fori, quindi per poter sostituire il disco, e avrà 2000 watt di assorbimento. Più in basso troveremo dei pantaloni da lavoro per uomo, 14,99 €, che non ho mai acquistato, quindi non so né vestibilità né altro. Andiamo un poco più avanti, quindi nell'ultima pagina per il super weekend, dal 26 al 28 agosto 2022 troveremo alcuni utensili in offerta. La penna per colla a caldo ricaricabile, che mi sembra che sia stato un flop, le ho viste esposte, mi sembra che come le abbiano esposte siano rimaste, quindi ipotizzo che proprio per questo motivo l'hanno scontata di ben 8 euro, da 22,99 € a 14,99 €. Funziona con stick da 7 mm e c'è un micromotore integrato, premendo un tastino lo stick avanza, insomma, però non mi ispira tanta fiducia. Passiamo quindi alla taglietrice a plasma, la taglierina al plasma che già vi ho recensito, e questa è con raggio a plasma a regolazione elettronica e la corrente di taglio sarà regolabile di 15 fino a 40 A. Anche questa in offerta, ben 40 euro in meno, da 139 a 99 euro. Questa è uscita da poco, qualcuno si arrabbierà perché l'ha pagata di più, però chi non l'ha comprata può avere la possibilità di risparmiare tantissimo. Lavorerà con il compressore collegato con una pressione tra 4 e 4 bar e mezzo. In dotazione verranno dati anche i bruciatori, esattamente 3 bruciatori, 3 involucri, il tubo flessibile, e questa di qua, se non sbaglio, sì, è il modello con l'arco pilota, quindi l'ultima che hanno prodotto. Però ragazzi, anche gli anacardi meritano. E anche questo volantino è finito, ragazzi. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettete un like, quindi cliccate sul pollicione all'insù per farmi capire che questo video vi è stato utile. Vi invito ad iscrivervi anche nel mio canale Telegram, nel quale pubblico tantissime offerte, novità, informazioni sul canale, sui video che usciranno, che sono già usciti, eccetera. Non mi resta quindi che ringraziarvi, invitarvi a cliccare anche sulla campanella dopo esservi iscritti, e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!